Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Bene, finalmente dopo qualche esordio fatto un pochino più in sordina, diamo il via in maniera più definitiva a questa linea di video dedicati ai Chocokin. I Chocokin sono tutti questi prodotti, diciamo giocattoli, ma giocattoli da collezione ispirati ai robot dell'animazione giapponese, quindi tutti quelli che diciamo abbiamo visto qui in Italia e anche quelli che non ci sono arrivati come serie animate. Chiaramente questa cosa è una cosa che nasce dal passato. Qui da noi in particolare diciamo abbiamo avuto un inizio di questo assaggio di collezionismo in tempi molto più recenti, non recentissimi, parliamo di una ventina di anni fa circa, credo, perché comunque diciamo che non erano prodotti importati direttamente qui da noi, ma arrivavano magari come emulazioni, come scopiazzature, eccetera. Il tutto ha avuto il via chiaramente da quando arrivò per la prima volta il primo cartone animato robotico giapponese qui da noi in Italia. Sto parlando ovviamente del famosissimo Goldrake, che nel resto del mondo, più particolare anzi in Giappone, è meglio conosciuto come Grandizer. Dopo di lui poi arrivò il grande Mazinga e poi il Mazinger Z, e ovviamente a seguire poi i vari Jig, Daitan 3, eccetera eccetera. Tutta questa produzione animata ha generato un cosiddetto merchandising, quindi tutta una serie di prodotti, in particolare giocattoli, ispirati a queste diciamo serie animate. Prodotti che per lo più hanno spopolato in Giappone, qui da noi sono arrivati un po' con il contagocce, fatta eccezione forse per qualcosa di più, diciamo, di imitazione, no? Se vogliamo dire così, quando arrivarono i cosiddetti micronauti, che era praticamente un corpo di gig robot con una testa diversa piazzata sopra, probabilmente per evitare il discorso della licenza, e ci ha dato un primo assaggio, diciamo, di questo tipo di prodotti. Poi ci fu l'arrivo chiaramente della diciamo defunta ma in realtà trasformata Poppy, che poi è congiunta della moderna Bandai, e così via. Da allora però sono nate tutta una serie di nuove case che producono questi prodotti, tra cui quella di cui parleremo oggi, che è la Kids Concept. Adesso vi mostro il logo sulla scatola, eccolo qua. Ed è una casa che io personalmente non conosco, o comunque non conoscevo fino ad ora, e ho comunque deciso di provarla perché ha pubblicato una serie di modelli dedicati appunto alla serie Macross, che qui in Italia abbiamo, e anche negli Stati Uniti, è stata meglio conosciuta con il nome di Robotech. Allora facciamo prima un piccolo riassuntino generale di che cos'è Robotech. Robotech in realtà è una serie animata composta da 85 episodi, se non ricordo male, ma che nella fattispecie è composta da ben 3 serie unite tra loro. Allora, le 3 serie in questione sono la fortezza superdimensionale Macross, che è appunto quella che ha dato il via a tutto il filone di questo anime. Poi c'è la serie Southern Cross, che ha fatto un po' da ponte tra le due serie, e per finire Mospeada. Tutte quante erano prodotte dalla Tatsunoko Production, che le ha realizzate, prodotte, distribuite, eccetera eccetera. Avevano un filone conduttivo tra loro, sebbene non fossero collegate direttamente, in quanto comunque il Southern Cross e Mospeada diciamo che traevano le loro idee, soprattutto per quello riguarda i mecha robotici, dalla prima serie originale, quindi da Macross. E gli americani volevano portare questo tipo di prodotti anche negli Stati Uniti, solo che chiaramente c'era un problema di fondo, che le serie animate, per venire un po' considerate, dovevano avere almeno 45 episodi, e mentre queste serie, ognuna di loro aveva molti meno episodi, se non ricordo male 26 circa l'uno, quindi bisognava fare in modo di far confluire più episodi in un'unica serie, in maniera da poterla proporre
diciamo ai vari canali network americani. Di conseguenza la Harmony Gold, che è la società che ha acquisito i diritti di Macross in Giappone per distribuirli negli Stati Uniti, ha deciso appunto, chiamando un signore che se ne è occupato, di fare un mix tra queste 3 serie, cominciando proprio nella loro sequenza temporale originale, quindi con Macross, passando per Southern Cross e poi arrivando fino a Mospeada. Chiaramente nel farlo questo signore ha dovuto adattare vari dialoghi, ha dovuto tagliare varie scene, ricollegarle tra loro in vario modo per creare, diciamo, una storia che filasse dal punto di vista logico oltre che narrativo, ma alla fine secondo me ha fatto un bel risultato ed ha ottenuto appunto questo prodotto che è stato chiamato Robotech. Perché questo nome? Perché Robotech era già una linea di modellini prodotta dalla famosissima casa Revell, che già appunto aveva in catalogo alcuni dei modelli visti appunto in Macross, in queste serie qua. Quindi diciamo, per creare una continuità con il prodotto che già veniva conosciuto dai clienti, è stato deciso di chiamare appunto Robotech tutta questa serie che è arrivata anche qui in Italia e sinceramente a me ha colpito molto soprattutto anche perché aveva un certo diciamo fascino dovuto alla presenza appunto di questi aerei che si trasformavano. Io, essendo un appassionato anche di aeronautica, ho trovato molto interessante questa caratteristica qua. Poi era il periodo, se non ricordo male, in cui già era Top Gun, quindi c'è tutta una serie anche di video dove c'è la sigla iniziale di Robotech con il sottofondo musicale della intro del primo film di Top Gun, quindi insomma tutta una serie di discorsi che me l'hanno fatta amare molto a fondo. Bene, fatto questo piccolo preambolo, adesso andiamo a verificare un attimo la grafica della scatola. Allora, come potete vedere, qui abbiamo uno dei caccia Varitech già trasformato nella sua configurazione robotica, che sta impugnando appunto una delle armi in dotazione ed è fatto in grafica, quindi non è diciamo in una graphic arts, quindi non è il prodotto che troveremo all'interno, cioè il modello è questo ovviamente, però questo è un disegno, non è il modello. Il caccia in questione è il VF-1J, pilotato da Rick Hunters, che è uno dei protagonisti della serie, è in scala a 1,72. Sul lato della scatola troviamo il logo delle forze da combattimento di Macross e la disegnazione ancora del caccia e del suo pilota, oltre al logo Macross Robotech. Ecco qua, quella che troviamo invece sul retro è le foto del modello che andremo a recensire oggi. Allora, come vediamo qui sulla sinistra, lo abbiamo in configurazione Battloid Mode, che sarebbe la configurazione robot per capirci, la modalità Fighter, quindi la modalità caccia, la modalità aerea, e la modalità Guardian, dove praticamente è una via di mezzo tra le due, che consente di fare un volo un po' più dinamico e al tempo stesso effettuare le operazioni di combattimento in stile robot. Ho una curiosità: come potete vedere, in configurazione caccia somiglia molto all'F-14 Tomcat, che è proprio l'aereo che è stato usato nel film Top Gun, e per questo che probabilmente è una serie che anche negli Stati Uniti ha riscosso molto successo. Allora, qui ci dice che è completamente trasformabile nelle 3 configurazioni, è alto circa 19 cm, chiaramente tutte le varie posabilità, gli accessori che includono un display stand, quindi per metterlo diciamo in posa, tipo un piedistallo sarebbe, i missili e il fuciletto che abbiamo visto qui illustrato. Chiaramente è un prodotto adatto a chi ha più di 16 anni, perché vi ricordo che non è un giocattolo in senso stretto, ma un prodotto da collezione. Qui ci viene anche riportato con un'etichetta per il mercato italiano, dove ci dice che non è adatto ai bambini di età inferiore ai 14 anni, contiene parti piccole, possono essere ingerite, quindi è un po' pericolosetto per chi potrebbe lasciarlo così in mano a un bambino. Allora, nella parte superiore troviamo ancora il logo
delle forze di Robotech, e qui troviamo tutti le varie informazioni sia sul produttore, quindi sulla Kids Concept. Vedete? C'è anche la pagina Facebook, prodotto in Cina, un logo olografico di questa società e tutte le varie raccomandazioni. E qui chiaramente c'è anche la licenza Harmony Gold per gli USA. Bene, allora parliamo brevemente della storia. Allora, Macross è ambientato in un passato ormai per noi, ma all'epoca era un futuro, il 1999 se non ricordo male, dove praticamente una gigantesca astronave precipitò sull'isola di Macross. Questa astronave venne praticamente recuperata, rimessa diciamo in funzione, e dallo studio della sua tecnologia, essendo una nave appunto aliena, si creò tutta una serie di armamenti e tecnologie come appunto questi caccia Varitech. In seguito a questa cosa arrivarono come al solito i cattivoni di turno, e in particolare questi erano gli Zentrati, che praticamente erano dei ciclopi per noi, perché erano molto più grandi rispetto all'essere umano normale, e che ci danno in pratica battaglia perché all'inseguimento di questa astronave in pratica precipitata, che non mi ricordo bene se erano dei loro nemici storici o meno, comunque avevano qualcosa a che fare. Fatto sta che allora per difendersi da questo attacco così improvviso venne fatto un salto dimensionale per portare fuori, diciamo, dall'orbita terrestre il pericolo di questi attaccanti, no? Solo che seguendo il salto con questa astronave recuperata, questo tipo di tecnologia staccò anche parte dell'isola, oltre ad altre navi che erano presenti lì insieme a loro, quindi si ritrovarono tutti oltre l'orbita di pianeti esterni del sistema solare, e da lì ci fu un continuo susseguirsi di battaglie fino ad arrivare di nuovo sulla Terra, dove però poi per evitare appunto una guerra più totale venne richiesto alla fortezza dimensionale Macross, così fu ribattezzata questa astronave, di ritornare nello spazio profondo, ma senza alla fine evitare la battaglia finale, che ci fu comunque, comportò diversi miliardi di morti, e alla fine comunque si riuscì a portare la pace sulla Terra. Bene, fatto questo piccolo preambolo, adesso andiamo direttamente a vedere il modello. Apriamo la scatola. Tolta questa fodera, troviamo una bellissima immagine del caccia in configurazione aereo. Come vedete ha molte somiglianze con l'F-14, ma ha anche molte diversità, perché ovviamente doveva essere fatto in modo da poter contenere tutte le parti necessarie anche alla configurazione Battle Droid, no? Quindi rispetto all'F-14 standard troviamo delle ali un po' più piccole, mancano i pianali di coda, ci sono invece i timoni di coda che sono in questo punto qua, se non ricordo male, e ci sono, che già per l'epoca era una scelta tecnologica abbastanza innovativa, i propulsori a orientamento variabile, quindi cose che adesso noi abbiamo visto solo sui caccia di quinta generazione, quindi voglio dire, per l'epoca già alcuni concetti erano stati portati avanti. Per quanto riguarda il resto del corpo, rispetto all'F-14, chiaramente la parte della coda qui è molto più larga, proprio perché, come dicevamo, bisogna tener conto del fatto che questo robot, questo aereo, una volta trasformato in robot, dovrà avere anche delle gambe, delle braccia, quindi bisognava dare un senso anche alla presenza di questi arti, e in qualche modo dovevano essere presenti anche nella configurazione in volo. In particolare queste parti qua sono proprio le gambe, quindi è chiaro che vediamo un aereo un po' forse poco adatto al volo reale, anche se poi vi devo dire che ho visto un modello, credo di un modellista giapponese se non sbaglio, un modello radiocomandato che riproduceva proprio questo caccia qui e riusciva in effetti a volare, quindi tutto sommato nonostante tutto mantiene le sue caratteristiche di aerodinamicità, e questo è sicuramente una cosa molto apprezzabile.
perché evidentemente abbiamo conferma che tutto quello che viene immaginato, nonostante sia solo finzione, in questo caso sia solo un cartone animato, ha poi però dei riscontri nella tecnologia reale, quindi non è stato solo un volo di fantasia, ma quasi quasi un precorrere i tempi. Allora, vediamo ancora meglio il modello. Come vedete è perfettamente sigillato, non è stato ancora aperto. La scatola, ecco, presenta queste bellissime linee gialle e nere, come sempre a identificare le zone dove bisogna prestare attenzione, no? E qui troviamo le cosiddette confezioni finestrate. Allora da qui già possiamo vedere il contenuto della confezione. Come potete ammirare, abbiamo diversi paia di mani, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mani da poter sostituire a quelle che troviamo lì nel modello, che in effetti sembrano un po' piccoline, ma perché sicuramente sono quelle utilizzate durante la trasformazione, quindi non devono essere poi così visibili, mentre per le scene in cui dovrà impugnare l'arma, che vediamo là, è chiaramente più adatta una mano di queste più grandi. Il modello ha una bellissima colorazione, come potete vedere, e adesso comunque lo tiriamo fuori e andremo a verificare meglio le sue caratteristiche. Eccolo qua. Allora, nella confezione troviamo ovviamente il consueto manualetto che ci darà chiaramente tutte le indicazioni necessarie per effettuare le varie trasformazioni. Un manualetto che sembrerebbe in bianco e nero. Adesso lo apriamo un attimo per conferma. Sì, è in bianco e nero, tutto realizzato in fotografie del modello, quindi non in disegni. Vediamo anche dall'altra parte. Allora vi anticipo subito che questo modello è dotato di luci, vedete? Ci viene indicato dove è il vano batterie. Quindi poi vedremo, e addirittura è presente anche dentro l'arma, quindi vedremo poi dopo in seguito meglio come attivare queste funzioni. Allora, il blister chiaramente conterrà più parti. Nella parte bassa del blister troviamo appunto la basetta espositiva, il display stand che dicevamo, troviamo le batterie e troviamo l'asta che verrà inserita qui per tenere appunto in posizione di volo il modello, mentre l'altro blister, che ne ha un'altra a protezione sopra, contiene il vero e proprio modello. Ecco qua. Adesso io lo tiro fuori, gli do una preparazione di massima e poi ci rivediamo dopo per continuare con la valutazione. Allora, cominciamo con la configurazione robot, quindi Batloid. Il modello è alto 19 cm circa in questa configurazione, ovviamente dipende molto anche da come lo mettere in posa. Offre una discreta qualità a livello grafico, quindi a livello di tutte queste varie pannellature, no? Se vogliamo, che rispecchiano in maniera abbastanza fedele, se non ricordo male, quelle viste nella serie Robotech. Quindi diciamo che è stato fatto un bel lavoro di ricerca per ricreare in tutto e per tutto l'aspetto del veicolo originale. Viene dato in dotazione, come dicevamo prima, anche con queste manine di serie inserite. La cosa che è interessante di queste manine è che sono parzialmente articolate, vedete?
almeno nelle diciamo dita superiori, poi quelle sotto sono un pochino più unite, hanno un po' meno escursione, però comunque si muovono. Ho provato a fargli impugnare il fucile, si potrebbe anche fare, però va fatto con molta calma perché c'è il rischio di far rompere queste piccole dita, quindi io consiglio più di optare per le mani quelle un po' più grandi in questo tipo di trasformazione. Allora, come dicevamo, a livello di pannellature c'è qualche piccola imprecisione a livello di collimazione delle parti per quanto riguarda queste pannellature qui, perché queste parti in pratica nascondono i carrelli di atterraggio, se non ricordo male, poi lo vedremo trasformandolo in aereo, e quindi chiaramente diciamo non rimangono un po' troppo in linea, tendono a sporgere un pochino in fuori. Questo magari forse poteva essere fatto un pochino meglio, però diciamo non è una cosa troppo diciamo deleteria per il modello. Alla fine la sua figura la fa lo stesso, riesce a prendere praticamente qualsiasi posizione con le braccia, con le gambe un pochino meno se teniamo la parte delle ali proprio attaccata, diciamo in posizione. Vedete, adesso ho staccato anche la mano. Se invece la facciamo stare un pochino più distante, allora anche per diciamo le gambe è possibile fare maggiori escursioni di tutti i tipi. Quindi diciamo a livello di posabilità sicuramente ci fa ricreare tutte quelle che abbiamo visto nel cartone animato. Come possiamo vedere, visto che l'abbiamo aperto così, l'unica parte metallica che io vedo è questo frame interno, che è anche sverniciato tra l'altro, evidentemente non è stato ben coperto in fabbrica, e questa parte sotto che collega le gambe. Quindi tutto il resto, almeno che non ce ne siano altre di parti nascoste qui dentro, a me sembrerebbe plastica. Forse potrebbe essere metallo. Sì, anzi, questo probabilmente è metallo, sono diciamo le gambe del robot, quest'altra è plastica, quindi no, le gambe, scusate, i piedi del robot, quest'altra è plastica. Sì, direi che sono quelle, quindi di metallo ce n'è molto poco, infatti il modello è abbastanza leggerino, ma non leggerino come potrebbe sembrare comunque. Ecco, c'è un po' troppa morbidità forse delle varie giunture, perché vedete tende a cambiare assetto un po' da solo, però è anche che io non sono ancora molto pratico nel gestirlo, perché l'ho aperto insieme a voi ragazzi, quindi chiaramente non è che non l'ho maneggiato per niente prima, quindi non sono ancora pratico di come posizionarlo e tutto, però vi devo dire che a livello estetico è molto bello. Allora, ma parliamo appunto delle caratteristiche che diciamo di realismo che potrebbe avere un modello del genere. Sarebbe possibile costruire un aereo che si trasforma in robot? Beh, allora, secondo me allo stato della tecnologia attuale non molto. Perché? Perché comunque nella fase di volo cambiare configurazione così all'improvviso potrebbe comunque creare problemi di portanza, quindi non ottenere più il sostentamento necessario dell'aria per far stare il modello in volo, no? Quindi diciamo che la vedo un po' complicata sotto il punto di vista aerodinamico. Per quanto riguarda la possibilità di fare hovering, cioè di tenersi sospeso fermo in aria durante la trasformazione, in teoria sarebbe possibile. Anche l'ultimo caccia che abbiamo acquisito con la nostra aeronautica in marina, l'F-35, è in grado di farlo, di rimanere fermo in aria proprio come un elicottero, il cosiddetto appunto hovering. Però in questo caso dobbiamo tenere presente che mentre lui è in aria dovrebbe esserci anche in atto una trasformazione del modello, no? Quindi una configurazione che comporterebbe un distacco di parti riassemblate in altro modo, girate in altro modo, quindi ottenere diciamo una cosa così è un po' complessa. È anche vero che se fosse fatta molto velocemente, quindi non ci sarebbe il tempo necessario diciamo a perdere quota, sarebbe forse anche fattibile. Resta il fatto che per come abbiamo appunto la nostra tecnologia oggi, tutto quello che è nel corpo dell'aereo
serve per far volare l'aereo, quindi non so dove poter mettere i meccanismi che servirebbero a un robot, quindi come i motori per le braccia, per il movimento delle gambe, eccetera. Questo forse chissà in un lontano futuro sarà anche possibile, magari miniaturizzando alcuni componenti. Al momento non è così fattibile, però è un bel volo di fantasia e sicuramente per come ci sono riusciti gli ingegneri di questa società a fare in modo che un cartone animato possa essere poi concretizzato in un modello trasformabile, allo stesso modo forse in futuro sarà possibile farlo con un aereo vero. Ovviamente non abbiamo la tecnologia di Robotech, non sappiamo come ottenerla al momento, la robotica sta facendo passi da gigante, ma prima di arrivare a un risultato del genere dovrà veramente avanzare ancora di molto. E chiaramente questo tipo di arma, il cannoncino, questo sicuramente è fattibile, come anche del resto lo sono già i missili, no? Che qui vediamo anche in dotazione. Questi fanno già parte degli arsenali moderni, quindi non sarebbe magari un problema implementarli anche in un robot del genere. Altre armi a fasci di particelle non mi risulta che li avesse, perlomeno non me lo ricordo. Ricordo che li aveva la fortezza, quello sì, aveva una specie di super cannone che sparava. Però ecco, per quanto riguarda la configurazione Varitech non mi ricordo che avessero armi laser, a parte appunto il loro cannoncino. Come vediamo qui vengono riprodotti anche l'ingresso dei turboreattori, no? Proprio come hanno i velivoli moderni, caccia moderni. Ha là la geometria variabile, quindi proprio come l'F-14, come dicevamo appunto prima, che adesso poi andremo ad aprire per fare la trasformazione in aereo. Insomma, diciamo, il modello è molto bello. Quanto sia realisticamente pensabile averlo nella realtà, diciamo ai giorni nostri sicuramente no. In futuro tutto può essere. Passiamo adesso a vedere la configurazione a metà, quella tra aereo e robot. Dannati trasformabili! Cari amici, don't try this at home, come dicono gli americani. Cioè, veramente sarà perché probabilmente è il mio primo trasformabile in assoluto, e sarà perché comunque è proprio complicato di suo, perché far trasformare un robot in una versione a metà con un aereo non è proprio la cosa più semplice del mondo, e sarà anche dovuto al fatto che le istruzioni non sono proprio così chiare. Insomma, ci ho messo una ventina di minuti per riuscire a ottenere questo, ma credo di aver ottenuto il risultato giusto. Allora, cosa vi posso dire? Sicuramente se la trasformazione dovesse avvenire nella realtà in questo modo, io penso che non si trasformerebbero mai, nel senso che ci sono troppi passaggi strani da fare e alcune cose si riescono a fare solo e esclusivamente per il fatto che molto del modello è praticamente vuoto, nel senso che la parte sotto, come potete vedere, non presenta ostacoli di nessun genere, è completamente piatto, e quindi si riesce un po' a muovere le cose, ma farlo in un apparecchio dotato di veri meccanismi, di vero hardware, secondo me non è proprio così fattibile. Cosa bellissima di questo modello è che viene fornito con il pilota dentro al cockpit, vedete? Anche abbastanza dettagliato, direi. Io adesso non so se si riesce con il riflesso della luce a vederlo correttamente. Beh, vi assicuro comunque che per le dimensioni che ha è veramente molto dettagliato. Mi piace molto a livello di modello, perché comunque richiama proprio bene quello che avevamo visto dentro il cartone animato, quindi per gli appassionati di Robotech io lo consiglio. Non saprei farvi il confronto con i modelli della stessa serie di Bandai, perché al momento non ne ho nemmeno uno, anche se comunque ne ho prenotato uno, quindi in futuro vi saprò dire qualcosa come differenze. A livello di difetti del modello, solo l'aggancio qui sotto
che non è stato fatto, non so se si riesce a vedere, in maniera molto precisa, più che altro una specie di plasticaccia fusa alla fine è uscito fuori, e quindi non fa lo scatto che dovrebbe tenere il modello un po' più unito qui tra cabina e il resto del corpo, però per il resto non ci sono problemi. Le giunture qui sulle gambe sono a scatto, non durissime ma comunque sufficientemente a tenerlo in posizione. Lo sono anche alcune delle, cioè no scusate, quelle delle braccia invece sono praticamente a frizione, cioè a sfregamento delle parti tra loro, quindi non offrono eccessiva resistenza ma consentono comunque la tenuta della posa, perché vi ricordo che il modello è molto molto leggero, anzi adesso lo andiamo a pesare nella migliore tradizione dei canali che trattano l'argomento. Vi presento la bilancia ufficiale del canale, eccola qua. La accendiamo, mettiamo il modello sopra in questa configurazione, ma comunque il peso totale alla fine sarà sempre lo stesso all'incirca, e ci dà 172 grammi, quindi nemmeno eccessivamente poco. Cioè, ho visto modelli pesare molto di meno sui vari canali specializzati, quindi questo tutto sommato non è nemmeno il più leggero in assoluto. Bene, adesso ragazzi qualche minuto di pazienza, tanto per voi passerà solo qualche secondo, io tenterò di fare la conversione in modalità caccia, in modalità fighter. Ci rivediamo tra poco. Eccolo qui, finalmente trasformazione in caccia Varitech. Allora, è molto complessa la trasformazione, o perlomeno lo è per me che sono ai primi tentativi di questo genere. Devo dire che le parti danno una sensazione di delicatezza, quindi quando si fa la trasformazione bisogna farlo con molta attenzione e molta pazienza, perché secondo me c'è sempre una buona dose di percentuale di rischio di rompere qualcosa. Le istruzioni non aiutano molto, sono poco chiare, sono fatte tutte a foto, senza scritte, danno solo dei generici consigli, gira, passa, fa, ma in realtà non si capisce bene a che cosa è riferito. Anche questa qui più interna, vedete, io solo per capire questo passaggio qui delle braccia, per farlo diventare caccia, sono diventato un po' matto, nel senso che non è molto chiaro. E comunque con un po' di logica, avendo un po' in mente quale deve essere il risultato finale, alla fine ci si arriva. Ripeto, il modello dà una certa sensazione di delicatezza, però devo dire che è molto dettagliato, perché a parte le pannellature devo dire che ho trovato molto interessante il fatto che ha i carrelli di atterraggio estraibili, vedete? Quindi si apre con l'ausilio di un ferrettino che non è in dotazione, quindi perlomeno non credo che ci sia. Io ho usato la punta di un micro cacciavite, ho aperto i pannelletti e l'ho tirato praticamente fuori esternamente. Dovrebbe esserci anche il pannello delle pile, devo vedere bene dov'è, forse qua sotto, non ho ancora capito bene, perché dovrebbero accendersi forse i reattori, oppure non saprei cosa, forse il viso qui, non lo so, sinceramente ancora non ve lo so dire, cercherò di capirlo. Ma cosa vi volevo mostrare? La cabina dove è il pilota è ispezionabile, quindi il cockpit si alza e come vedete è possibile visionare bene il pilota che tra l'altro è anche estraibile, eccolo qua. E questa l'ho trovata una caratteristica veramente molto molto carina. Allora, il mio consiglio è di trasformarli il meno possibile, nel senso che per come ho visto che è complicata la cosa e per come ho visto che è delicata anche tutto l'insieme delle parti, direi che meno si tocca e meglio è. Però comunque sia,
È chiaro che poi ognuno di voi farà la scelta che ritiene più opportuna. Io sinceramente opterei più per vari modelli, nel senso, se proprio volete esporli in vario modo, compratene più di uno e metteteli esposti ognuno in modo differente. Trasformare spesso sempre lo stesso, secondo me, comporterà molti rischi di rottura. La colorazione, a mio avviso, molto buona, richiama molto i colori anime, quindi diciamo non è una rivisitazione in qualche modo modernizzata o con delle sensazioni di colore metallico, cioè viene proprio data la sensazione dell'aereo visto nel cartone animato e quindi anche conseguentemente del robot una volta trasformato, e questo lo gradisco molto dal mio gusto. Dal punto di vista della tecnologia moderna, un velivolo così potrebbe tranquillamente volare in questa configurazione senza ovviamente farlo trasformabile, almeno non nella funzione completa robot come abbiamo visto. Sarebbe comunque fattibile. Ovviamente, ragazzi, queste sono le mie idee, ma non dovete prenderle per scontato, perché io non faccio l'ingegneria aerospaziale, ma essendo molto appassionato di fantascienza e anche di aeronautica, secondo me questo è un aereo che, seppur in una configurazione abbastanza inusuale, potrebbe tranquillamente volare, nonostante non sia proprio un classico F-14 in senso stretto. D'altronde, come vi dicevo prima, se guardiamo la sua linea, trasformato così in caccia, non è molto differente dal reale F-14. Ha giusto le ali un po' più piccole, gli mancano i piani di coda, i timoni ce li ha, quindi tutto sommato addirittura vi ho detto i getti di propulsione orientabili come hanno i caccia di quinta e sesta generazione, quindi è sicuramente una cosa diciamo abbastanza fattibile. Bene, prima di concludere ho voluto provare a infilare le pile e come vedete la gimmick che diciamo è legata a queste batterie è l'illuminazione del cockpit, che su un modellino così piccolo devo dire che non è male. Peccato che non si possano illuminare i reattori. Altra cosetta che si illumina però è il fucile. Aspettate, eccolo qua, vedete? Quindi tutto sommato, insomma, per un modello così piccolino e dal costo poi nemmeno esagerato, possiamo dire che ci possiamo stare. Qui il vano batterie del fucile qua sotto, mentre per il modello è sotto il musetto dell'aereo, vedete? Chiaramente non ci ho rimesso la copertura per mostrarvi meglio il tutto. Allora, parliamo un attimo di costi. Beh, questo qui io l'ho preso in preordine e veniva 169 euro. Forse per un modello così piccolo potrebbero sembrare esagerati, però devo dire che per un modello così complesso che consente comunque le trasformazioni e tutto, è un prezzo che ci sta tutto, quindi secondo me non è per niente esagerato. Ecco, l'unica nota dolente è che secondo me forse potevano fare un sistema di agganci un pochino più forte, magari usando delle plastiche migliori, perché la parte diciamo vicino alla cabina purtroppo sarà probabilmente difettoso il mio, ma tende, come vedete, a distaccarsi con un po' di facilità. Però per il resto devo dire che è un modellino molto molto carino che farà la sua bella figura nella mia prossima vetrina. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio, mettete un pollice in su se vi piace questa nuova linea di prodotti che porterò sul canale, quindi pollice in su se vi è piaciuto il video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, visitate anche la mia pagina Facebook, l'Andrew Riker Channel, quindi non la pagina del profilo ma la pagina del canale, e mettete un mi segui anche lì. Fate lo stesso anche sugli account Instagram e Twitter, dove vi ricordo come sempre che posterò anche argomenti non strettamente legati ai video che porto sul canale, ma comunque legati alle mie passioni. Bene ragazzi, un salutone a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!
caccia ha battuto. No, no, è a posto, è a posto. Geometria variabile. Uff. Ta 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 ta.